Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova video lezione di scienza delle costruzioni. Nel video di oggi parleremo della formula di Jouraschi che serve a calcolare le tensioni tangenziali da taglio in una sezione di trave. In questa diapositiva abbiamo un'immagine di Jouraschi, Dmitry Jouraschi, e qui nel fumetto la sua formula che adesso andremo ad analizzare in tutte le sue parti. Questa formula ci permetterà di calcolare le tensioni tangenziali, ovvero le tensioni tau, e ricorderemo cosa si intende per tensioni tangenziali. Quelle che calcoleremo saranno dovute a uno sforzo di taglio per la sezione. La sezione, per esempio questa che vedete disegnata, sarà nella maggior parte dei casi una sezione in profili sottili, cioè sarà una sezione costituita da diversi tratti, ognuno dei quali è sottile, cioè ha uno spessore piuttosto limitato, ok? E una linea media che ne determina lo sviluppo nel piano XY. Cominciamo dal capire bene che cosa sono le tensioni tangenziali e qual è il nome più corretto da dare a queste tensioni. Qui ho indicato semplicemente tau, ma adesso metteremo a pedice qualche altra lettera e vediamo il perché. Bene, qui vediamo rappresentato il piano dove giace la sezione. L'abbiamo disegnato in assonometria e vediamo gli assi X e Y che identificano questo piano. L'asse Z è perpendicolare al piano della sezione e quindi coincide con l'asse della trave che si sviluppa perpendicolarmente alla sezione stessa. Le tensioni tangenziali si differenziano dalle tensioni normali in quanto quelle tangenziali sono sezioni che, dato un piano, giacciono in quel piano. Quindi in questo piano che vedete qui rappresentato, queste sono sezioni tangenziali, ovvero sezioni di tipo tau. Per identificare in maniera univoca su quale piano ci troviamo, potremmo utilizzare le lettere XY, perché è il piano XY, ma è più comodo identificare il piano con una sola lettera, che sarà la lettera della perpendicolare al piano, della direzione normale al piano, quindi la Z. Quindi quando scriviamo tau Z, la lettera Z come primo pedice indica che si tratta di tensioni tangenziali che giacciono nel piano XY. La lettera Z è la normale al piano XY. Tutte queste che stavo disegnando sul piano possono essere identificate come tau Z. Ovviamente potrei mettermi in qualunque altro piano e avere altri tipi di tau, ma nella teoria della trave l'unico piano nel quale si considerano tensioni tangenziali è il piano della sezione. Per confronto ricordiamoci cosa si intendeva per tensioni normali, quelle che indichiamo con la lettera sigma. Allora, dato sempre il piano, le tensioni normali sono quelle perpendicolari a quel piano, quindi sono tensioni che, come vedete, rispetto al piano XY, che è quello che stiamo considerando, sono perpendicolari, escono fuori da questo piano. E allora sono delle sigma Z, ma qui la Z sta a indicare proprio la direzione delle tensioni stesse. In questo video non ci occuperemo di tensioni normali, ci occuperemo esclusivamente di tensioni tangenziali dovute agli sforzi di taglio. La formula di Jouraschi. Andiamo a vedere adesso però perché oltre alla Z aggiungiamo un'altra letterina a pedice. Abbiamo capito che sono tensioni che giacciono nel piano XY, questo sta a indicare tau Z, ma come vedete da questa figura, dentro il piano XY le tensioni possono essere variamente orientate. Potremmo avere tensioni dirette in questo modo, che sono delle tau Z che però sono orientate come l'asse X, o tensioni dirette in questa maniera e quindi delle tau Z orientate come l'asse Y. Allora aggiungiamo una seconda lettera che sta a indicare l'orientamento del tau all'interno del piano in cui si trova. Quindi tau Zx sono delle tensioni tangenziali che stanno nel piano perpendicolare a Z, quindi nel piano XY, e che all'interno di questo piano sono orientate come l'asse X. Analogamente tau Zy sono tensioni tangenziali che stanno ancora nel piano XY, quindi di normale Z, ma sono orientate come l'asse Y. Chiaramente potrei averle anche inclinate e non ho al momento una lettera per indicare questa situazione. Torniamo sulla sezione che avevo disegnato nella prima slide e vediamo come mi aspetto che siano orientate le tensioni tangenziali in questo caso. Trattandosi, come detto all'inizio, di una sezione
in pareti sottili, in ogni tratto faccio l'ipotesi che la tensione agisca lungo il tratto, quindi nei tratti orientati come l'asse X le tensioni saranno orientate come l'asse X, quindi saranno delle tau zx. Il verso in questo momento lo sto inventando, non mi interessa farvi notare la direzione, ovvero l'inclinazione della tensione. Nei tratti verticali le tensioni saranno altrettanto verticali, quindi saranno delle tau zy. Nei tratti inclinati le tensioni saranno inclinate e quindi saranno delle tau z, e poi mi serve una letterina per indicare quella direzione inclinata. Allora, per descrivere in maniera completa l'andamento delle tensioni in tutta la sezione, nella quale i tratti sottili possono essere variamente inclinati, stabiliamo di utilizzare un sistema di ascisse curvilinee che permetteranno di identificare in maniera univoca ogni punto della sezione. Andiamo a vedere bene di che cosa si tratta. Per ogni tratto che compone la sezione scelgo un'origine, quindi un punto di partenza, e un asse orientato come il tratto, quindi in questo tratto che è orizzontale il suo asse sarà orientato in maniera orizzontale. In questo tratto che è anch'esso orizzontale, quindi quello che va da qui a qui, farò la stessa cosa. Nel tratto verticale invece il mio asse sarà orientato verticalmente. Nei tratti inclinati procederemo allo stesso modo, seguendo l'andamento del tratto. Posso partire dall'estremità inferiore o dall'estremità superiore del tratto, quindi il verso, la posizione dell'origine, il verso di questo sistema di assi la posso scegliere a piacere. La cosa essenziale è che ogni asse sia orientato come il tratto che deve rappresentare. A questo punto, se io scelgo una ascissa, quindi comincio a contare 1, 2, 3 delle distanze su questi assi, ogni valore dell'ascissa rappresenta una posizione lungo il tratto, rappresenta la posizione di questa che sto segnando in blu, che possiamo chiamare una corda, ovvero una linea che taglia il tratto. Quindi supponete che ognuna di queste tacchette sia a distanza 1, quindi abbiamo la corda in posizione 0, la corda in posizione 1, quella in posizione 2 e così via. Quindi mediante questo valore dell'ascissa che è relativa al tratto, io identifico le varie posizioni, ovvero le varie corde sul tratto. Siccome questo sistema di ascisse, di assi, segue l'andamento dei tratti, quindi sarà orizzontale nei tratti orizzontali, verticali nei tratti verticali, inclinato nei tratti inclinati, curvo in un eventuale tratto curvo, immaginate, possiamo denominarlo sistema di ascisse curvilinee, perché non è riferito a degli assi generali x e y orientati in una maniera fissata, ma è riferito a un sistema di assi singolarmente tratto per tratto e ogni asse segue l'andamento del tratto. Quindi il primo passo è fissare il sistema di ascisse curvilinee. Diamo una lettera a queste ascisse, si possono indicare con la lettera S normalmente o con la lettera greca Xi. Queste sono le due lettere più utilizzate. Se li indichiamo con la lettera S, questo sarà l'asse S per il tratto che lo contiene. Le tensioni saranno orientate come il tratto e quindi come l'asse S e quindi saranno delle tau ZS. Questo è un altro asse S per il secondo tratto. Le tensioni saranno delle tau ZS e così via. Tau ZS sta a indicare che sono tensioni tangenziali, la Z indica che giacciono nel piano XY, quindi il piano che ha come normale la Z, la S identifica il loro orientamento, la loro inclinazione all'interno del piano XY ed S sta a indicare che sono orientate come l'ascissa curvilinea, ovvero come il tratto. Bene, dopo questa necessaria premessa per fissare il sistema di riferimento adatto a descrivere le tensioni tangenziali, andiamo ad esaminare i termini che appaiono nella formula di Djuravsky. Eccola qui. La formula a primo membro ha tau, quindi serve a calcolare la tensione. Dopo quello che abbiamo detto in premessa, possiamo migliorare questa scrittura e dire che serve a calcolare la tau ZS. Ok?
nel senso che ho spiegato prima. Vediamo quali termini appaiono e man mano che elenco i termini stiamo bene attenti a distinguere i termini che valgono per l'intera sezione, che quindi sono di fatto delle costanti nella formula, che calcolerò una volta per tutte e valgono per tutta la sezione, e invece a identificare molto bene i termini che variano lungo la sezione e sono quelli che sarà più importante calcolare perché contribuiranno a formare l'andamento delle tensioni tangenziali nelle varie parti della sezione. Il primo termine che appare è T, che rappresenta lo sforzo di taglio che agisce sulla sezione, quindi è la forza esterna di taglio che sollecita la sezione ed è quella che produce le tensioni. In pratica possiamo dire che la forza T si va a suddividere punto per punto della sezione, in ogni punto della sezione va a finire una porzioncina della forza T ed è la tau. La risultante di tutte le tau distribuite lungo la sezione forma la forza T. Quindi T è la responsabile della nascita di queste tau. Se T fosse 0 non avrei tau e difatti la formula molto prevedibilmente mi fa vedere che le tau sono direttamente proporzionali a T. Se raddoppiassi T raddoppierei istantaneamente tutte le tensioni. Quindi la presenza di quella T al numeratore nella formula non ci deve stupire affatto, è ovviamente molto prevedibile. Andiamo avanti. Seguirò un ordine in base alla difficoltà di comprensione del termine. Saltiamo per adesso la S e andiamo giù. Giù abbiamo un altro termine che è generale, che va calcolato una volta per tutte per l'intera sezione. I sta a indicare il momento di inerzia della sezione. Non mi soffermerò sui metodi per il calcolo del momento di inerzia che devo ritenere che siano noti, ovviamente, è un'altra lezione eventualmente, e vediamo di chiarire bene quale momento di inerzia è. Se la forza T agisce lungo l'asse Y, come nella mia figura, Y deve essere un asse principale della sezione, ok? In questo caso è un asse di simmetria, quindi è ovviamente principale. I deve essere il momento di inerzia della sezione rispetto all'asse X, ovvero l'asse baricentrico perpendicolare all'asse su cui agisce T. Siccome Y è un asse certamente principale perché è di simmetria, l'asse X che è perpendicolare a Y è anch'esso principale. Quindi in questo esempio la forza di taglio agisce in direzione Y e allora dovrò mettere qui al denominatore il momento di inerzia dell'intera sezione rispetto all'asse X. Andiamo avanti. Ora abbiamo i termini S e B che a differenza dei primi due vanno valutati per ogni corda che vado a considerare. Quindi supponiamo di trovarci nel primo tratto, supponiamo di aver scelto un valore della scissa curvilinea, okay, quindi una distanza, supponiamo di aver percorso la distanza dall'origine fino a qui e quindi aver scelto questa corda. Sto andando così a calcolare la tau zs in questo punto qua. Il valore che trovo è valido per tutta la corda. L'ipotesi di Djuravsky è quella che in tutta la corda ci sia la stessa tensione, okay? Il che non è del tutto vero, ma è abbastanza plausibile se il tratto è sottile. Detto in maniera leggermente più generale, il valore che calcolo con Djuravsky è la tensione media nella lunghezza della corda, quindi ottengo un valore unico per tutta la corda che posso considerare pari al valore medio. Ripeto che se il tratto è sottile, quindi lo spessore è limitato, questo approccio è sicuramente valido. Se il tratto non è sottile, quella che ottengo è solo una stima che vale come valore medio, ma non mi dice il valore massimo della tensione in quella corda. In ogni caso, per valutare S e B devo fare riferimento alla posizione della corda. E allora B, molto semplice, è lo spessore del tratto in corrispondenza della corda. Ora, in questo esempio i tratti hanno tutti lo stesso spessore e quindi ovunque io posizioni la corda taglierò sempre un tratto con lo stesso spessore, quindi B è questo spessore qui. Immaginate un altro esempio in cui l'andamento del tratto sia di spessore variabile, quindi immaginate una sezione fatta così,
un tratto verticale che parte con uno spessore e aumenta questo spessore. Fissiamo il sistema di ascisse curvilinee, che sarà chiaramente un asse S diretto così. Ogni valore della coordinata S mi dà una corda che taglia il tratto in un punto diverso, e vedete che quando taglio il tratto qui B ha questo valore, quando taglio qui B ha un altro valore e così via, perché il tratto ha uno spessore variabile. Quindi quella B può essere costante se tutti i tratti hanno lo stesso spessore, può variare se c'è una differenza di spessore nel tratto o anche da un tratto all'altro. La formula mi fa vedere molto chiaramente che più è grande B, minore sarà la tensione. Quindi in un esempio del genere l'effetto di B, ci saranno altri effetti di altri termini, ma l'effetto di B che cresce è quello di tendere a far decrescere le tensioni man mano che lo spessore cresce. Okay. Quindi B è un termine che in generale può variare lungo il tratto in casi più semplici e particolari di tratti con spessore costante non varia, perché è lo spessore del tratto nel punto in cui sto andando a calcolare la tensione, quindi nel punto in cui ho piazzato la corda. Vediamo S, che è il termine un pochettino più complicato, tra virgolette, da calcolare. S, lo descriviamo prima a parole, è il momento statico, è una S maiuscola da non confondere con la S minuscola che sto utilizzando per la scissa curvilinea. È il momento statico di tutta la porzione di sezione che sta o prima della corda o dopo la corda. Ora questo lo vedremo sul disegno, rispetto allo stesso asse rispetto al quale avevo calcolato il momento di inerzia. Quindi chiariamo prima l'asse. Se la forza è diretta come l'asse Y, il momento di inerzia l'ho calcolato rispetto all'asse X, e anche la S, il momento statico, lo calcoliamo rispetto all'asse X. Quindi abbiamo l'asse su cui agisce la forza e perpendicolarmente a questo l'asse rispetto al quale calcolo il momento di inerzia e il momento statico. Il momento statico però, a differenza del momento di inerzia, non è quello di tutta la sezione, quindi non è un valore che io calcolo all'inizio e utilizzerò sempre in quel caso. È il momento statico solamente della porzione di sezione che sta o prima o dopo della corda. Ingrandiamo un attimo il disegno e cerchiamo di capirlo meglio. Se posizioniamo la corda in questo modo, io ho diviso la sezione in due parti, tutto ciò che sta prima, che è questo, e tutto ciò che sta dopo, che vedete non lo coloro, è tutto il resto della sezione. Ok, S è il momento statico di una di queste due parti. Lo posso calcolare indifferentemente guardando la parte a sinistra o la parte a destra. Chiaramente in questo caso ce n'è una molto più semplice, mi conviene. Se guardiamo a sinistra della corda abbiamo questa area che è un rettangolo, devo calcolare il suo momento statico rispetto all'asse X. Vi ricordo che il momento statico non è altro che l'area moltiplicata per la distanza tra il baricentro di quell'area e l'asse in questione. Quindi nel caso che stiamo osservando io devo calcolare l'area di questo rettangolo e moltiplicarla per la distanza del suo baricentro rispetto all'asse X, quindi quest'area qui per la distanza misurata da questo punto fino all'asse X. Ora questo lo vedremo nel dettaglio nell'esempio che vi proporrò. Se anziché guardare la porzione di sezione che ho prima della corda, come ho fatto adesso, guardassi quella che ho dopo, in questo caso non mi conviene assolutamente perché è una forma molto più complicata, troverete lo stesso risultato, con una differenza solo del segno. Questo è dovuto al fatto che il momento statico dell'intera sezione, quindi la somma di queste due quantità di cui ho parlato, deve essere 0 perché sto calcolando il momento statico rispetto all'asse baricentrico. Se considerassi l'intera sezione, il momento statico sarebbe 0. Se considero solo una porzione di sezione, come mi chiede di fare la formula di Djuravsky, il risultato non sarà 0 e sarà il valore da inserire in quella formula. Quindi, riassumendo, prima di passare all'esempio, in questa formula abbiamo alcuni termini che sono costanti, cioè li calcoliamo all'inizio e valgono ovunque nella sezione. Ovunque io stia calcolando la tensione in qualunque punto di questa sezione, nella formula ci sarà il valore di T o T con Y, che è la forza esterna,
il valore di I o I di X, che è il momento di inerzia. Man mano che mi sposto lungo i tratti, vediamo cosa fa B, e quindi mettiamo al denominatore il valore di B nel punto in cui ho sezionato, e poi soprattutto calcoleremo il valore di S. Tutto questo ci permetterà di capire l'andamento delle tensioni da taglio in questa sezione. Passiamo a un esempio pratico. Come esempio ho scelto una semplice sezione a T a pareti sottili. È fatta da 3 tratti, se volete, uno orizzontale, un altro orizzontale e uno verticale. Ho scelto per tutti i tratti lo spessore B, la larghezza della sezione la sto indicando con B maiuscolo e l'altezza con H maiuscolo. Per essere precisi sto facendo riferimento alla linea media, cioè che significa che H maiuscolo non è l'intera altezza della sezione, ma è l'altezza misurata solo sulla linea media, quindi mi fermo a metà dello spessore del tratto orizzontale. Questo mi semplificherà alcuni calcoli. Bene, prima di iniziare andiamo a scegliere il sistema di ascisse curvilinee che mi interessa. Allora, per il tratto orizzontale a sinistra, che chiamiamo 1, fisseremo un'ascissa che parte da questo estremo e procede verso destra, S1. Per il tratto orizzontale di destra, che chiamiamo 2, procediamo allo stesso modo. Quando è possibile, è più conveniente fissare l'origine del sistema di ascisse curvilinee in un estremo libero, perché partiamo da un punto dove sappiamo già a priori che la tensione è 0. Per esempio, per il tratto verticale potrei scegliere un'origine qui e procedere così, o potrei scegliere l'origine qua sotto e procedere verso l'alto. Questa seconda scelta è più semplice nei calcoli, ma per vedere meglio quali sono le caratteristiche di questo calcolo, pur essendo più complicata, lasceremo nell'esempio la scelta che vedete in figura in questo momento. Ok? Non voglio mettermi nei casi troppo semplici, perché altrimenti rischia di diventare meno interessante la spiegazione. Allora, abbiamo fissato il sistema di ascisse. Scriviamoci la formula di Djuravsky. Tau z S, dove S può essere S1, S2 e S3. 3 è il numero ovviamente che ho assegnato a questo tratto verticale, è pari alla forza di taglio, diretta come Y, non l'ho disegnata ma ovviamente intendo applicare una forza verticale, per S rispetto all'asse X, fratto I di X per B. Bene, per adesso nell'esempio non introduciamo un valore per T, Y, qualunque valore esso abbia va messo lì e moltiplica tutto, e non andiamo a calcolare il valore di I di X, che sarebbe semplicemente fare calcoli e ci distrarrebbe dall'obiettivo principale. B è la stessa in tutti i tratti, quindi la parte importante da calcolare in questa formula è S rispetto all'asse X. Allora fissiamo una corda, immaginiamo di procedere lungo il primo tratto, fissiamo la corda in una posizione generica, ci serve andare a scrivere il momento statico di tutta questa porzione di sezione, tutta quella che sta prima della corda, rispetto all'asse X. Quindi cominciamo a scrivere S maiuscolo di X nel tratto 1 in funzione di S1. Ok, mettiamo la S1 minuscola tra parentesi per far capire che sto lavorando con l'ascissa curvilinea S1 e quindi mi trovo nel tratto 1. Allora avremo l'area di questo rettangolo. Il rettangolo ha una larghezza che è S1, che man mano che mi muovo cresce, e una larghezza che è B, quindi S1 per B. Questa è l'area. Per trovare il momento statico devo moltiplicarla per la sua distanza rispetto all'asse X. Chiaramente preliminarmente dovrei trovare la posizione dell'asse X baricentrico. Okay? Supponiamo di averla trovata e indichiamo con YG, okay, questa distanza. Quindi moltiplichiamo per YG. YG ovviamente è un valore che viene calcolato e diventa noto ed è fisso. Che tipo di andamento avrà questa S di X man mano che io mi muovo lungo il tratto? Beh, la variabile qui è S1, quindi partirà da 0 quando S1 è 0 e crescerà linearmente, perché siamo al primo grado,
S1 è elevato a 1, man mano che S1 cresce. Quindi lungo il tratto io avrò un andamento di queste Sx e di conseguenza delle tensioni che sarà lineare, rettilineo. Andiamo a fare un po' di pulizia qui nella figura, in modo da poter disegnare facilmente e in maniera chiara l'andamento di questo diagramma, che sarà un andamento rettilineo. Questo perché la tensione è data dal prodotto di costanti, T è costante, I è costante, B è costante, e il termine Sx invece è quello che mi dà la variazione man mano che procedo. Se guardiamo la legge che ho ricavato per Sx, è una legge in cui la variabile S1, quella che mi dà la posizione lungo il tratto, appare al primo grado, quindi avremo delle tensioni che crescono linearmente, partendo da 0 e raggiungendo un massimo. Ok. Andiamo nel tratto 2. Beh, qui la situazione è del tutto analoga. Stavolta la mia corda partirà da questa posizione e procederà in questo modo man mano che cresce la distanza S2. Ok, se voglio andare a calcolare S di x nella scissa, in funzione della scissa S2, devo immaginare di aver posizionato la corda in una posizione a distanza S2, scegliere se voglio andare a guardare la porzione di sezione che sta prima o dopo la corda. Ovviamente conviene guardare da questa parte, dove ho una forma molto semplice che è un rettangolo, e quindi andare a scrivere Sx di S2 uguale Sx, okay, Sx di S2 uguale a S2 per B. S2 è la distanza a cui mi sono posto, quindi la larghezza di questo rettangolo, per B che è la larghezza, ok, per la distanza YG. E vediamo che anche in questo caso abbiamo un andamento lineare della S e quindi delle tensioni. Il motivo per cui in questi due casi è venuto un andamento lineare è che si tratta di tratti orizzontali, quindi man mano che io mi muovo lungo il tratto cresce l'area, che è proporzionale alla scissa S, ma la distanza per cui moltiplico è costante, è sempre quella YG. La cosa andrà diversamente su questo tratto, perché in questo tratto, essendo verticale, man mano che mi sposto avrò una distanza sempre diversa. Ok, andiamo a posizionarci sul tratto numero 3, sul tratto verticale. Avevo detto che avrei considerato come ascissa questa S3, anche se è più conveniente partire da qua sotto. Ma mettiamoci in questo caso, fissiamo qui l'ascissa, vado a calcolare il momento statico di tutta la porzione di sezione che sta o prima o dopo l'ascissa. Conviene guardare giù, dove abbiamo un rettangolo. Bene, allora andiamo a scrivere l'espressione della Sx, momento statico, ok, in funzione della scissa S3. Andiamo a vedere qual è l'area di questo rettangolo. L'area di questo rettangolo sarà la base, che è B, per l'altezza. L'altezza è tutto H, ok, meno S3. Quindi tutto H, che è l'intera altezza del tratto verticale della mia sezione, meno S3 che è la distanza da qui a qui, e quindi mi rimane questo rettangolo qui. Bene, B per H meno S3 è l'area. Per la distanza che ha il baricentro di questo rettangolo rispetto all'asse X, una distanza che in questo caso sarebbe questa. E allora possiamo ragionare in questa maniera. Prendiamo l'altezza del rettangolo, che abbiamo detto prima è H grande meno S3, ok? La dimezziamo e così facendo otteniamo la distanza tra il suo baricentro e l'estremo libero. Quindi questa distanza più piccolina, questa qui, è H meno S3 mezzi. Lo andiamo a scrivere qua accanto. Cancelliamo qui. Ok? Quindi questa distanza tra il baricentro del rettangolo che ho individuato e l'estremo libero è H meno S3
diviso 2. Ok, dopodiché andiamo a calcolare la distanza che c'è tra l'asse x baricentrico e l'estremo libero, questa, che è h grande meno yg, perché yg era misurata fino a qua sopra, quindi h grande tolto yg mi dà questa. La differenza tra h meno yg e h meno s3,5 è la distanza che cercavo, quindi qua devo moltiplicare per h meno yg meno h meno s3 mezzi. Ripeto che questa sottrazione tra h meno yg e h meno s3 mezzi graficamente è questa distanza qui, che è la distanza tra il baricentro del rettangolo che è stato individuato mediante la corda e l'asse x. I calcoli risulterebbero un pochettino più semplici fissando l'origine del sistema di ascissa curvilinea in questo estremo, perché in quel caso l'altezza del rettangolo non sarebbe h meno s3, ma sarebbe direttamente s3. Ok, prendiamo questa relazione, la ricopiamo nella pagina successiva e la rielaboriamo un pochettino. La prima cosa che mi interessa osservare, già è visibile, di che grado è questa funzione rispetto a S3, è di secondo grado. Infatti se la elaboriamo un attimino verrà b per h meno S3 che moltiplica h meno yg, mettiamo un 2 perché adesso li piazziamo sopra la linea di frazione, meno h più S3, qua c'è un meno ma c'è il meno davanti alla parentesi. Allora questa somma viene 2h meno h fa h, meno 2yg, che è costante, più S3. Notiamo che S3 è la variabile, quindi S3 è quello di cui mi interessa valutare il grado. Vedete che questa frazione che contiene al numeratore S3 poi moltiplica, ricopiamo la parte che stava prima, h meno S3. Vabbè, e poi moltiplica b, che ha poca importanza perché è una costante. Quindi se facciamo il prodotto vedremo che spunta un termine S3 al quadrato. Questa relazione è di secondo grado. Se la rappresentiamo correttamente, vediamo che sarà una parabola che parte qui sopra da un valore, cresce, si può dimostrare che ha il massimo sull'asse x e poi decresce fino a 0. Questa parabola è l'andamento delle tensioni da taglio nel tratto verticale della sezione. Bene, non voglio dilungarmi troppo con i calcoli, è matematica, ma vorrei dedicare gli ultimi minuti di questo video ad analizzare il verso e la continuità di queste tensioni da taglio. Puliamo un attimino la figura e andiamo a vedere. Bene, ho pulito un po' la figura e ho riportato i diagrammi che avevo rappresentato prima per le tensioni un po' più esterni, in modo da avere la libertà di disegnare all'interno della sezione. Allora, abbiamo visto che nel tratto orizzontale le tensioni da taglio hanno un andamento il cui modulo parte da 0 e cresce progressivamente fino al punto centrale, lo stesso dall'altra parte. Questo significa che avrò delle tensioni nulle qui, sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più grandi, man mano che procedo verso il centro. L'orientamento, la direzione di queste tensioni, però, non la leggo dal diagramma, sono dirette come il tratto. Andiamo a vedere le altre tensioni da questa parte, ok? Arrivato qui, confluiscono le due tensioni che provengono dai due lati, si sommano e infatti qui abbiamo un'ordinata che, se la calcoliamo, è il doppio rispetto a questa. Okay? Di conseguenza queste due tensioni insieme formano la tensione che ho nel tratto verticale, tensione che parte da questo valore e poi comincia a crescere, raggiunge il suo massimo nell'asse baricentrico e poi comincia a diminuire fino a diventare 0. La somma di tutte queste tensioni, moltiplicate ovviamente per l'area di pertinenza di ciascuno, quindi l'integrale di tutte queste tensioni nell'area, deve riprodurre la forza di taglio applicata, la segno qua sotto, era una forza verticale. Ci convince questo? È possibile? Beh sì, perché queste tensioni verticali equivarranno alla forza di taglio, queste tensioni orizzontali saranno
una forza orizzontale diretta verso destra, queste uguali opposte, un'altra forza orizzontale diretta verso sinistra, si annulleranno e quindi abbiamo l'equivalenza tra le tensioni e il taglio. Bene, essendo questa la prima video lezione sulla formula di Djuravsky, non mi sono addentrato volutamente troppo nei calcoli, ma abbiamo colto più che altro gli aspetti qualitativi dell'andamento delle tensioni tangenziali da taglio in questo tipo di sezioni. Per questo video direi che è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao a tutti!